Mogli e mariti di notte. Poi ho visto una folla di persone che attraversava una stanza a forma di auditorium universitario. In realtà era un incontro di maghi e questo incontro era ospitato e guidato da un demone ibrido. Ha impartito all'assemblea la conoscenza mistica ed esoterica. Ero curioso e stavo guardando attraverso la finestra di questo auditorium per vedere cosa stava succedendo, quando improvvisamente il demone ibrido che dispensava la misteriosa conoscenza apparve dietro di me in un batter d'occhio. Mi ha invitato ad unirmi alla folla all'interno del pubblico perché ero curioso. Quindi mi sono seduto in questa sala riunioni. Questo demone insegnava il mistero della stregoneria e come diventare marito o moglie della notte. Sono rimasto sorpreso perché pensavo che la moglie e il marito della notte fossero solo i demoni incubo e succube. Ma ai partecipanti a questo incontro il demone insegnava a funzionare e ad operare come mogli e mariti della notte. Quindi anche gli esseri umani che sono streghe possono molestare sessualmente le persone nei sogni. Non solo demoni, ma esistono anche uomini normali che vengono a molestare e violentare le persone nei sogni. In questo fenomeno delle mogli e dei mariti notturni si tratta di demoni, ma soprattutto di stregoni umani che si uniscono con uomini e donne in alleanze coniugali senza il loro consenso, per molestarli e abusarne sessualmente. Quando sei spiritualmente sposato con uno spirito dell'acqua o uno stregone, ti considerano il loro coniuge legale e si assicureranno che tu non sia fisicamente sposato. Rimarrai quindi single nel mondo fisico poiché sei già sposato nel mondo invisibile. Il vostro partner spirituale utilizzerà quindi regolarmente il vostro corpo attraverso pratiche sessuali, e depositerà anche degli odori nel vostro corpo, affinché quando gli uomini fisici si avvicineranno a voi ne saranno respinti. Ci sono uomini e donne che hanno problemi di odore, nonostante siano puliti. Va notato che le mogli e i mariti del turno di notte lavorano con lo spirito del celibato e, anche se sei riuscito a sposarti, sappi che tuo marito del turno di notte non si arrenderà. In realtà sposarsi fisicamente è visto dal partner invisibile come una provocazione. Carissimi, ci sono uomini e donne che arrivano al matrimonio avendo come partner mogli e mariti notturni. Questo è un problema molto pericoloso, poiché i loro partner invisibili, che di notte sono marito e moglie, combatteranno contro questi matrimoni. Questo è il motivo per cui molte chiese raccomandano che l'uomo e la donna passino la liberazione prima della benedizione nuziale. Se sposi incautamente una donna che ha un marito notturno, devi capire che la battaglia tra te e il marito notturno è appena iniziata. Quello che ti dico, l'ho imparato alla scuola di stregoneria nel mondo delle acque. Perciò stai attento. Se sei sposato con una donna con marito notturno, il partner spirituale di tua moglie avrà come priorità la distruzione del tuo matrimonio, poiché ti considera sposato con sua moglie. Inizierà attaccando la fonte del tuo reddito, intendo il tuo lavoro, per causare difficoltà finanziarie a casa tua. Se lavori e sposi una donna con marito notturno, sappi che il marito invisibile di tua moglie attaccherà il tuo lavoro, così che tu non potrai prenderti cura di tua moglie che considera sua, e anche per conquistare la donna lasciarti a causa di queste difficoltà finanziarie. Subito dopo il matrimonio inizieranno le difficoltà finanziarie e lui sa che tua moglie non tollererà la povertà a lungo. Molte persone si sposano avendo un partner spirituale. Il marito notturno non tollererà tuo marito, la moglie notturna odierà tua moglie e la influenzerà a ribellarsi, con l'obiettivo finale del divorzio. Dopo aver attaccato il lavoro o il reddito di tuo marito, il marito notturno attaccherà l'organo sessuale di tuo marito che non sarà più in grado di soddisfarti a letto. La donna notturna farà raffreddare tua moglie a letto e attaccherà i suoi organi di concepimento, e di conseguenza ci saranno complicazioni. Ci sono donne che sono vergini, che non hanno mai conosciuto uomini, eppure sono come donne che vivono con uomini, perché i mariti notturni vengono a molestarle e giocano con i loro corpi ogni notte. Il marito notturno farà sì che tuo marito sia impotente a letto, soffrirà di impotenza sessuale. Il marito notturno farà soffrire tuo marito di eiaculazione precoce e avrà problemi di odore per tenerti lontano dal tuo partner. 14. Occultismo e conoscenza esoterica. Mentre visitavo il mondo sottomarino, mi è stato insegnato l'occultismo e la conoscenza esoterica che è divisa in 3. Sono stato esposto alla magia bianca praticata nel mondo occidentale. Questa magia è praticata dalle elite occidentali, dalle famiglie reali, dai nobili, dagli aristocratici e dai responsabili dei governi, dell'esercito, delle finanze.
Non puoi diventare governatore o presidente senza essere iniziato a questa forma di magia. Le persone iniziate a questa forma di magia sono chiamate illuminati e finanza mondiale. La seconda forma di magia è chiamata magia rossa, basata sul sangue e praticata in Asia. La magia rossa è praticata nell'induismo, nel buddismo e nell'Islam. La terza forma di magia è chiamata magia nera, che è molto bassa ed è praticata in Africa. È basso perché consiste nell'uccidere un uomo e nel mangiarne la carne. Parliamo un po' della magia bianca, poiché le elite occidentali che la praticano sono quelle che stanno dietro le guerre nel mondo. Per sviluppare il loro paese, provocano guerre che rappresentano una forma di sacrifici umani offerti agli angeli e ai demoni caduti. I conflitti globali causati dalle elite occidentali hanno radici spirituali e consistono nel compiere sacrifici umani. Attraverso la guerra offrono sangue umano a entità interdimensionali che sono demoni e angeli caduti che si nutrono di carne e sangue umani. Il sangue umano viene offerto a Lucifero attraverso le guerre. Le conseguenze della pratica della magia bianca possono essere viste nei conflitti globali guidati da risorse naturali come oro, petrolio e materie prime. I paesi con questi materiali preziosi saranno vittime della magia bianca e il sangue scorrerà. Consacrazione e intronizzazione come Tritone o Sirena. Ad un certo punto, dopo aver vissuto con la Sirena, lei mi disse: Joseph, hai bisogno del trono, devi essere consacrato e intronizzato come un Tritone. Come sapete, la maggior parte dei nostri musicisti in Congo sono diventati sirene e tritoni. Furono consacrati e introdotti nel mondo sottomarino. Oggi scopriremo il processo attraverso il quale un essere umano diventa una sirena o un tritone. La sirena mi disse: Joseph, mio padre mi ha detto che devi offrire 25 donne in sacrificio, affinché il nostro matrimonio venga consumato nel mondo sottomarino, cioè tu sarai consacrato e intronizzato come tritone. Poi mi ha detto: ci saranno molti soldi sul tuo letto quel giorno, li prenderai e li userai per rimorchiare queste donne. Ti daremo la forza sufficiente per dormire con 25 donne in un solo giorno, e queste donne moriranno e quindi tu sarai intronizzato e consacrato come tritone nel mondo marino. Allora la sirena mi disse: in base al fatto che il nome di Satana ha 5 lettere, dormirai con 5 donne il cui nome inizia con la lettera S, che è la prima lettera del nome di Satana. Poi offrirai altre 5 donne il cui nome inizia con la lettera A, che è la seconda lettera del nome di Satana. Poi altre 5 donne il cui nome inizia con la T, che è la terza lettera del nome di Satana, e così via, verranno raccolte per scrivere il nome di Satana durante la cerimonia di intronizzazione e consacrazione nel mondo sottomarino. Allora la sirena mi disse: avrai bisogno di forza per dormire con 25 donne. Perciò ti manderò nelle nostre chiese, intendo 3 delle nostre chiese perché ne abbiamo molte. La sirena mi ha mandato prima alla Chiesa Cattolica. Quando mi recai lì, fui ricevuto dal sacerdote che mi disse: Joseph, benvenuto. Sono stato informato dalla sirena del tuo arrivo e ti aspettavo. Ecco quello che ti occorre per la tua missione. Il prete mi ha dato un rosario, poi mi ha detto: questo rosario vibrerà quando sarai vicino alla donna che è stata presa di mira e destinata al sacrificio. Dopo la Chiesa Cattolica la sirena mi ha mandato alla moschea. Mi ha detto che il Dio Allah è il collaboratore del loro maestro Lucifero. Così sono andato alla moschea. L'imam di questa moschea mi ha accolto molto bene perché era in comunicazione con mia moglie, la sirena dell'acqua. Questo imam mi ha dato una serie di preghiere islamiche chiamate dua. Mi ha incaricato di recitare queste preghiere dopo aver sacrificato ogni vittima, per velare il mio volto ed evitare la vendetta degli spiriti di queste vittime. Infatti, quando un uomo innocente viene ucciso, muore con l'anima e l'immagine del volto del suo carnefice, e questa immagine è conservata nella sua memoria. Per evitare che la mia immagine venisse percepita e conservata nella memoria delle mie vittime, dovevo recitare queste preghiere islamiche. Quando la vittima conosce il suo carnefice, la sua anima esigerà giustizia contro chi l'ha uccisa, come avvenne tra Caino e Abele. Poi la sirena mi ha mandato alla terza chiesa, che è una setta chiamata Kimbanguist. Lì mi furono dati 2 fazzoletti, uno verde e uno bianco. Ho dovuto pulire il volto della vittima per cancellare il mio volto dalla sua memoria. Dopodiché la sirena mi ha detto: Joseph, inizierai andando a letto con 5 donne che saranno le tue vittime, ma non vittime qualsiasi, solo quelle che sono prese di mira e programmate, poiché queste donne hanno profili e cose che le collegano a noi.
Ci sono persone che nascono in famiglie che hanno problemi spirituali, alleanze, patti e legami che li collegano al mondo dell'oscurità. Queste alleanze sono come porte aperte che danno libero accesso al mondo di Satana. Ezechiele 16, 1-5 La parola dell'Eterno mi fu nuovamente rivolta, dicendo, Figlio d'uomo, fai conoscere a Gerusalemme le sue abominazioni, e di, così dice il Signore, l'Eterno, a Gerusalemme, la tua origine e la tua nascita sono dal paese di Canaan, tuo padre era un Amorreo e tua madre una Ettea. Alla tua nascita, il giorno in cui fosti partorita, non ti fu tagliato l'ombelico, non fosti lavata con acqua per pulirti, non fosti sfregata con sale né fosti avvolta in fasce. Nessun occhio ebbe alcun riguardo di te per farti una sola di queste cose, avendo compassione di te, il giorno in cui nascesti, tu fosti invece gettata in aperta campagna, per la ripugnanza che avevano nei tuoi confronti. La sirena mi ha informato che ci sono persone che vivono sulla terra alle quali abbiamo libero accesso nella loro vita, a causa della loro origine, dei loro usi e costumi, del loro lignaggio ancestrale e genealogico. Molte persone provengono da lignaggi ancestrali legati a pratiche, costumi, tradizioni e alleanze che sono porte aperte e libero accesso al mondo del diavolo. I figli di Dio devono staccarsi dal bagaglio e dall'eredità spirituale della loro famiglia e dalle alleanze familiari. Devono tagliare i legami e le connessioni che li uniscono agli spiriti ancestrali e al patrimonio genetico. Quando arrivò il grande giorno della mia missione, la mattina quando mi svegliai vidi tanti soldi sul mio letto come aveva promesso la sirena. Avrei dovuto spendere questi soldi lo stesso giorno. Allora ho noleggiato un taxi per l'intera giornata in modo da potermi spostare da un paese all'altro della città. Dato che non volevo che l'autista potesse denunciarmi alla polizia, ho delegato un demone della morte ad ucciderlo a fine giornata non appena la mia missione fosse terminata. Questo per evitare la polizia. Ho dovuto uccidere le mie vittime attraverso i rapporti sessuali. Infatti la mia saliva era diventata il veleno del serpente e paralizzava la vittima che perdeva conoscenza. Prima di dormire con queste donne prendevo il tempo per tirare loro la lingua, per iniettare la mia saliva che era il veleno del serpente per paralizzarle. Ogni volta che andavo a letto con queste donne, la sirena dell'acqua si nascondeva nel bagno. Una volta che la vittima veniva paralizzata dalla mia saliva, che era il veleno del serpente, la sirena usciva dal bagno per uccidere o finire la vittima. Ho solo paralizzato la vittima con il mio veleno di serpente, ma è stata la sirena a finire la vittima. Prima di uccidere la vittima, la sirena poneva la mano sulla fronte della vittima per togliere la sua stella, il suo destino e le sue ricchezze. Dopo aver catturato la stella della vittima, la sirena avrebbe ucciso la vittima. Quando ho iniziato questa operazione, ho dovuto iniziare con le donne i cui nomi iniziano con la lettera S, poi con la lettera A, poi con la lettera T e così via. Il rosario donatomi dal prete cattolico vibrava per segnalarmi e indicare la prossima vittima. Quando erano le 19 di quel giorno, avevo già raggiunto la 19ª donna, quindi ero stanco. Poi sono andato a casa per bere un po' d'acqua e rinfrescarmi. Ma tutto questo è stato preparato dal nemico. Quando sono arrivato a casa, mia sorella era lì. Gli ho chiesto dell'acqua da bere. Mentre bevevo l'acqua il rosario cominciò a vibrare per farmi sapere che il prossimo obiettivo era mia sorella. Non potevo né credere né accettare quello che mi stava accadendo. Ho controllato fuori in strada, forse c'era una donna lì. Ma non c'era nessuno. Quando lavori con il diavolo, all'inizio ti farà sentire come se la tua vita e quella della tua famiglia fossero state risparmiate, ma in realtà fin dall'inizio sei tu il bersaglio. Quando ho capito che dovevo andare a letto con mia sorella e che sarebbe morta, ho iniziato a litigare con la sirena. Gli ho detto, come puoi farmi questo? Lei è ancora mia sorella. Ma la sirena era calma. Mi ha detto, Joseph, se non fai come ti abbiamo detto, morirai. Così sono andato a letto con mia sorella e lei è morta per mano della sirena. Ero pieno di vergogna e rabbia verso la sirena. Quando sono venuto a Cristo ho confessato alla famiglia che ero andato a letto con mia sorella e che era stata uccisa dalla sirena. È stato terribile in famiglia, ma alla fine mi hanno perdonato. Dopo la morte di mia sorella ero in macchina con la sirena quando vibrò il rosario. Ho guardato in fondo alla strada per vedere il prossimo obiettivo, ma non ho visto nessuno. La sirena mi disse, guarda attentamente e vedrai.
Mentre guardavo, con mia sorpresa ho visto una donna pazza che giaceva nel bidone della spazzatura. È stato incredibile. Non potevo accettarlo. Mi sono sentito tradito dalla sirena. Così ho iniziato a discutere con lei. Il tassista ha notato che avevo parlato in modo vacuo poiché non aveva visto la sirena. Ma ho fatto finta di parlare da solo, quando in realtà stavo chiacchierando con la sirena. Questa è la realtà del servire il diavolo. Ti chiederà di dormire con un cadavere, con tua madre o tua figlia, anche con una pazza. Questo è il motivo per cui non dovresti invidiare le persone per strada, perché ignori la realtà che attraversano. La domanda che bisogna porsi è questa: perché la sirena ha pianificato e voluto che andassi a letto con questa pazza? Nella Bibbia notiamo che c'era un uomo che era pazzo e viveva nel cimitero. Quest'uomo aveva una legione di demoni dentro di sé. La sirena sapeva che questa pazza aveva una moltitudine di demoni dentro di sé, e una volta che avessi dormito con lei, quelle moltitudini di demoni si sarebbero trasmesse dentro di me. La sirena voleva che la legione di demoni che risiedeva dentro di lei entrasse e dimorasse dentro di me, per cambiare e influenzare la mia personalità e il mio comportamento. In questo modo diventerei senza cuore. La mia personalità cambiò dopo aver dormito con la pazza a causa della moltitudine di demoni che mi sono stati trasmessi. Molti leader vengono spesso mandati a letto con donne pazze dal diavolo, in modo che i demoni che abitano queste donne pazze vengano trasmessi in loro. Alcune persone sono senza cuore a causa dei sacrifici e delle realtà che incontrano nel feticismo e nell'occulto. Sono senza cuore, non sono mai caritatevoli a causa di ciò che attraversano e delle loro esperienze. Dopo aver dormito con quella pazza, andai in un bar popolare della città dove c'erano molte prostitute. In questo posto ho incontrato l'ultima donna. Ho sempre detto che una prostituta è una strega poiché è esposta a tutti i tipi di persone. Sono spesso frequentati da occultisti che hanno sempre bisogno di sacrifici e di sangue umano. Molti satanisti, prima di morire, frequentano le prostitute per scaricare su di loro i loro demoni. Quindi, dopo aver flirtato con questa prostituta, siamo saliti in macchina e siamo andati in un hotel locale. Strada facendo questa donna mi ha detto: io e mia sorella facciamo questo lavoro da molto tempo, ma mia madre ci stupisce con il suo impegno nelle sue storie di chiesa, non smette mai di dirci che serviremo Dio. E spende tutti i suoi soldi per questi pastori e queste chiese corrotte. Ecco perché siamo in conflitto con lei. Ascoltando questa prostituta ho capito che sua madre stava lottando per la loro salvezza nella preghiera, ma questo per me non significava nulla. Quando siamo arrivati all'hotel, la prostituta ha aperto la borsa per prendere il preservativo. Si rese conto che per errore aveva messo nella borsa la Bibbia e la busta di sua madre contenente i soldi del contributo per la costruzione della chiesa. In quel momento la disposizione del suo cuore cambiò. Mi ha detto che doveva andare a casa per restituire questa busta a sua madre, poi sarebbe tornata. Mi sono opposto a questo suggerimento e proposta perché era quasi mezzanotte. Se non facessi quest'ultimo sacrificio, morirei anch'io. Allora le ho offerto di aumentare il prezzo che mi aveva chiesto, ma con mia grande sorpresa ha rifiutato. Mi sono offerto di darle 10 volte l'importo della sua tariffa, ma lei ha rifiutato. Allora mi sono detto: sarà mezzanotte e non ho scelta, quindi devo violentarla. Ma non sapevo che Gesù Cristo stava lottando per salvare la vita di questa prostituta grazie alla preghiera di sua madre e al suo contributo finanziario all'opera di Dio. Man mano che il tempo passava ho provato a violentarla, ma era diventata molto forte e urlava per allertare le persone in albergo. Quando sono arrivati i lavoratori dell'albergo ho provato a corromperli, ma si sono rifiutati. Poi la prostituta se ne andò. Questa signora è stata salvata grazie alle preghiere di sua madre e ai contributi finanziari alla chiesa. Dopo che se ne andò rimasi solo in albergo. Era mezzanotte, aspettavo la morte o la follia. Sapevo che una volta fallito nel regno di Satana, non c'è compassione, le regole sono rigide e devono essere eseguite. Avevo offerto 24 persone invece di 25 come aveva prescritto la sirena. Sapevo che il peggio mi aspettava. Pertanto, ho iniziato a bere per ubriacarmi in modo che la morte mi trovasse in uno stato di ubriachezza, ma con mia grande sorpresa non ero ancora ubriaco. Ci sono momenti nella vita in cui non puoi sfuggire alla gravità della tua situazione attraverso l'ubriachezza.
Mentre stavo cercando di dormire, la sirena è entrata nella stanza. Era estremamente arrabbiata. Infatti, era accompagnata da due entità che erano tritoni. La loro parte superiore era umana, ma la parte inferiore era quella di un pesce. Sapevo che sarebbero venuti per finirmi. Allora la sirena mi ha detto: Joseph, dammi. Gli ho risposto lamentandomi: cosa vuoi che ti dia? Ti ho dato 24 persone invece di 25. E per una persona vuoi uccidermi? Lei mi ha risposto: noi non lavoriamo così. Ti avevo chiesto 25 persone, avresti dovuto darmi 25 anime, ma hai fallito ancora una volta. Quando ho notato che la sirena era estremamente arrabbiata, mi sono inginocchiato. Ho cominciato a implorarla di non uccidermi perché sembrava decisa. Allora mi ha detto: Joseph, dammi il rosario, la preghiera islamica e i 2 fazzoletti. Cosa ho fatto? Poi ho visto la sirena chiacchierare con i 2 tritoni. Mentre chiacchierava con loro, pensavo che stessero discutendo su come avrebbero dovuto uccidermi. Allora la sirena mi disse: Joseph, hai un'ultima possibilità. Dammi il tuo sangue, dammi un membro della tua famiglia. Poi fece un segno con la mano e apparve uno specchio magico. Mi ha ordinato di chiamare il nome di mio padre allo specchio. Ho iniziato a chiamare il nome di mio padre e di conseguenza la sua immagine è apparsa nello specchio magico. La sirena avrebbe dovuto ucciderlo. Ma lei mi ha detto: Joseph, tuo padre lavora per noi, è nostro alleato. Quindi non possiamo ucciderlo perché è il nostro agente. In effetti, mio padre era vicino al presidente Mobutu e nella cerchia del presidente Mobutu c'erano tutti occultisti. La sirena allora mi chiese di evocare mia madre affinché potesse apparire nello specchio magico. Così ho cominciato a chiamare con insistenza il nome di mia madre. Ma è successo qualcosa. Dallo specchio uscì del fuoco e notai che questo fuoco stava inseguendo la sirena e i 2 tritoni. Li ho sentiti urlare ed emettere grida di angoscia e di terrore. Non sapevo che mia madre fosse una cristiana nata di nuovo. Quindi siamo stati attaccati da questa fiamma di fuoco, ma Dio mi ha risparmiato, sono stati questi spiriti dell'acqua a subire l'attacco. I maghi e gli occultisti possono osservare i cristiani negli specchi magici, ma non possono toccarli. Usano la strategia di offendere il cristiano per avere accesso ad una porta aperta per raggiungere il cristiano.